Faccio così. Cancel. Ok. Silenziamo i microfoni. Così. Cancel. Tac. Oh. Silenziamo tutti i microfoni, ragazzi, anche perché stiamo andando in live su YouTube, siamo già attivi. Ok. Partito, sì? No, no, no. Ragazzi, ho bisogno ancora qualcuno che si disconnette, per favore, e va su YouTube. Perché non riesce a entrare il relatore. Per piacere, ragazzi, in 4-5 abbandonate il meeting. Stefano, Alessandro, ci dai qualche informazione in più per andare su YouTube? Posso lasciare io? Sì, Però... basta che vai su YouTube e schiacci Aurora Desio, settore giovanile. Ok. E su quel canale c'è il live. Ok, ciao a tutti. Grazie. Grazie. Ok, Alessandro, vado io anche su YouTube, così ti lascio spazio. Grazie. Ciao. Anche io, ciao Ale. Grazie, grazie. Lascio anch'io, ciao Ale. Grazie. Abbandono anch'io Stefano Cassano. Grazie. Ok, mi sa che è riuscito a entrare. Saul? Yes, buongiorno. Ok. Good morning. Morning. Perfect. Ok, allora grazie a tutti quelli che hanno abbandonato per lasciare spazio a Saul, altrimenti avrei dovuto fare io la presentazione, non era il massimo. Allora, io direi che 2 minuti e partiamo. Siamo abituati a partire puntualissimi con gli Aurora Football Talks, quindi un paio di minuti e partiamo. Allora, intanto vi spiego come funziona il pomeriggio. Allora, oggi abbiamo come ospite Saul Isaacson Arst, che è un ex allenatore nelle academy di Chelsea e Tottenham e adesso lavora nella sua scuola calcio, diciamo, privata, che si chiama My Personal Football Coach, e dopo ci spiegherà un pochino cosa fa. Faremo un viaggio, diciamo così, nella metodologia inglese di allenamento. In particolare lui è specializzato nell'1 contro 1, negli small side games e in questo, insomma. Lui ovviamente parlerà in inglese, ma abbiamo, che saluto e ringrazio, Stefano Del Rico, nostro amico e grande, Ciao Ale, ciao a tutti. grande coach che lavora a Londra da 5-6 anni e ci darà una mano con la traduzione. Le regole sono sempre le stesse, nel senso che ormai la maggior parte lo sapete, si potrà interagire in 2 modi, o con la chat, quindi potete mettere delle domande in chat, io le selezionerò e le porrò a Saul, sempre con la
con la traduzione di Stefano, oppure magari qualche volta vi daremo la possibilità di farle a microfono direttamente. Do la parola a Stefano, così magari sintetizzi questa breve introduzione anche per Saul, dai il benvenuto da parte nostra, da parte dell'Aurora, e poi cominciamo. Okay. Hi, Saul. Nice to meet you. Nice to Hi meet there. you, Stefano. My name is Stefano. So, as Ale said, this is how is organized this talk. So, basically, the idea is that we try to translate bit by bit. So, I'll let you speak for a bit. Do you have slides or something similar that you want to show? I sent them to. Okay, I've seen them. Already. So, are you gonna talk over them? So maybe if you talk over the slide, then after a while, when you stop, I can translate for the audience. I thought that you were going to translate them and you were going to have the slides. Okay, so yeah, we can play around there, no problem. And Let me then see in if I've terms got it. of 1 second. yeah, Right. Okay. and then in terms of questions, I think there will be some live questions, but I think that Ale, vuoi farle alla fine? Le domande le facciamo magari a metà e poi alla fine. Okay. So yes, the question will be probably we'll leave you speak for a bit as an introduction, and then eventually we can start asking and answering the questions towards the half and at the end of the talk, if you don't mind. Right. Okay. Okay. So you want me to start? Yes, thank you. Okay. So I had some slides here I can share. So I call this talk Lessons from Elite Environments. So just a couple of the clubs I've worked at and I've visited in the last few years. Obviously, my background is I spent 10 years at Tottenham and Chelsea as a skills coach, and also I've been an individual coach for 17, 18 years. I worked with Premier League players, Championship players, some internationals, so very much an individual skills specialist. I don't know if you recognise this guy, but he was this guy's Dan Michichi. He now works at Arsenal, but was at England and very important in the way England changed the way the English national teams played. And we were sitting having lunch one day, and I asked him, could he recognise players from certain clubs? And he said he could actually. He said particularly Tottenham Hotspur. He could always recognise players from Spurs in terms of their technique. So I'll just talk a little bit about my time at Tottenham and what I learned from there and the sort of players we produced, and then lead that into my Arsenal. So yeah, so interesting. I think everyone could tell Tottenham players, we were doing stuff at Tottenham really that was quite unique in England. No one else was really doing a much more Ajax style way of training, ball mastery and 1v1 domination, young age groups particularly, where we called it extreme technique. So we wanted good technicians, very little possession-based football in terms of formal or structured in the 9s and the 10s in the younger age groups. Tried to create a playground type environment, so lots of expression and creativity. I used to joke, I remember when we were training, and used to say, it looks like Brazilian young players playing, because there was so much technique and creativity and skill in the age group. And that was the sort of culture we really tried to develop at Tottenham Hotspur. Winning really didn't really matter. We really weren't concerned about winning on the weekend. Yeah. Saul, can I stop you so I can briefly translate for everybody? Yeah. So basically Saul ha detto che ha lavorato per 10 anni al Chelsea e al Tottenham, ma da 17 lavora come one-to-one coach, quindi coach personale di valore per molti giocatori. Ha avuto la fortuna di... Saul, can you repeat me please the name of the coach that you showed the slide before, so we can exactly... Dan Michichi. Ok, Dan Michiche, la pronuncia italiana, potete cercarlo. Anch'io ho avuto modo di vedere qualche video molto interessante, e hanno avuto modo di parlare appunto di giocatori eccetera. Si sono focalizzati prevalentemente su il Tottenham, dove Saul ha lavorato per parecchi anni, parlando proprio di cercare di riconoscere quali potessero essere i giocatori, non so, più performanti eccetera. Loro hanno caratterizzato questi giocatori come giocatori estremamente tecnici, con sicuramente buona dominanza, buon dominio sulla palla, e cercare di costruire all'interno, cioè
costruire esperienze all'interno dell'allenamento che potessero replicare quello che è il playground, ovvero il gioco libero fondamentalmente, in cui appunto loro potessero esprimersi in maniera creativa e focalizzarsi molto sulla appunto creatività piuttosto che sulla vittoria, eccetera. Ale, vuoi aggiungere qualcosa? No, vai. Thank you, Saul. You can continue. There you go. So, yeah, and also in terms of the way we looked at things, we were very much favoured smaller formatted forms of the game in training and also in games. So at the time, there was a rule that say you could choose which way you could play at home, but if someone contested it, you'd have to play 8v8. So we used to like playing 6v6, small-sided games and a small pitch, gave us really nice technical outcomes. Some older form, like more class, traditional English teams like to play 8v8. So we didn't perform very well there. But in the 66 games, really interesting, even though we didn't do any team play, we still won majority of the games because the boys are technically so good in tight areas that we just really managed to boss a lot of teams. And really the real major priority for a foundation phase for 9s, 10s, 11s, 8s, 9s, 10s, 11s was really to produce masters of the ball and really good in 1v1 domination. So letting players understand those two areas and really producing players. And I've got some pictures here of the players, obviously Harry Winks, who plays in the first team now, and Oliver Skipp, who's just brought through. Very much typical Spurs players, midfielders. Like we used to always say, really, all our players were midfielders, had the midfield qualities. We wanted all our players, whether they, ended up as centre back or striker, to have like those midfield qualities, which are receiving under pressure, distribution. So, and obviously Naya and Tash. Naya moved to Crystal Palace, but Tashan has just actually moved to Stoke. But these two guys won the under-17 World Cup with England the year before, summer before last. So interesting, like very, even though players go and play in different positions, but you can tell Spurs players because the way they move and the way they're technically really excellent on the ball. Quindi ha poi continuato a descrivere un po' i punti che ci sono sulla slide, ripartendo dal concetto di 6 contro 6 invece che 8 contro 8. Questo era lasciato dalla federazione come un'opzione, nel senso che si poteva scegliere, ma loro hanno optato per il sistema 6 contro 6 perché si sono resi conto che era migliore e poi si sono resi conto che il loro modo di lavorare, focalizzandosi molto sul dominio della palla, sull'1 contro 1, in qualche modo beneficiava ed era efficace in questo 6 contro 6 in cui chiaramente gli spazi erano molto più congestionati, ma i giocatori, avendo questo tipo di background molto tecnico appunto sul dominio l'1 contro 1, si trovavano particolarmente a loro agio ad essere efficaci in queste situazioni. Ha poi elencato un po' i giocatori che sono raffigurati nella slide. Uno di questi, il primo a sinistra, è Harry Winks, credo sia attualmente all'interno della prima squadra del Tottenham, e tutti questi si caratterizzavano appunto per essere giocatori di questo stile, ecco, replicando un po' quelli che erano i concetti su cui loro lavoravano in allenamento. Okay. Perfect, Sal, thanks. So I'll give you a little idea of just what a typical training session would look like for us for that. So I did the under-9s for 2 years and then the under-11s. So the under-9s first. So we had 3 sessions a week training and then 1 game. Tuesday night was a technical night. Every session is technical, really. So lots, which would basically be 20 minutes ball mastery, 20 minutes 1v1, 20 minutes 2v2 or 3v3 work, and then 30 minutes of small-sided games. We used to say we never want to go over 5v5 in our training sessions in terms of a format of how many aside, just because we don't believe it produces good technical outcomes. Even if we were playing an 8v8 on Sunday, we wouldn't really care about the 8v8. The most important part is the training sessions for us to develop the players. We don't really care. We anticipated losing the 8v8. Didn't really matter to us. It was really about producing technical players. Thursday night was a games night. So we do 30 minutes of technical work and then 60 minutes of free play games, small-sided condition games, just, mixed sometimes of 9s and 10s, sometimes 10s, 11s, 9s and 10s, 11s. So really freedom night there. And the Saturday, again, similar to that, another just technical session. So that was really our, basically, a lot of people were surprised, particularly under 9s, that, we didn't really work on possession at all. I didn't, we didn't really care about group possession. Really, it was about individual possession, even though we did talk about elements of balance, we used to call it, which was initial things about defending. So rotation, principles of rotation, which we had at under 9. So we still had those theories, but we never did rondos or we did,
target players, anything like that. It's all about small-sided 1v1, 2v2 battles. Quindi qui si parla di esempi di come le tipiche sessioni di allenamento erano organizzate. Lui ha lavorato prevalentemente con under 9, quindi 9 anni e under 11. Qui ha portato un esempio di come era strutturato l'allenamento per gli under 9, 3 allenamenti a settimana, simili il martedì e il sabato con 90 minuti, la sessione chiamata appunto technical, in cui appunto, come si vede dalla slide, era organizzata in 4 fasi diverse. Si parte sempre da 20 minuti di lavoro sul dominio, poi 1 contro 1, a seguire 2 contro 2, 3 contro 3, 20 minuti, per finire mezz'ora, 30 minuti di small sided games, ovvero partite a tema, in cui appunto 5 contro 5 è il limite, il format massimo con cui andavano a giocare. Deliberatamente non hanno voluto andare sull'8 contro 8 perché appunto i risultati tecnici, gli effetti e i benefici tecnici che si possono avere da un 5 contro 5 non sono paragonabili, secondo Saul, appunto all'8 contro 8. Leggermente diverso invece l'allenamento del giovedì, in cui c'erano 90 minuti di attività, solamente tra virgolette 30 focalizzate sul tecnico, mentre gli altri 60 erano prevalentemente focalizzati sulla partita, quindi lasciare un po' più di creatività ai ragazzi. Ha parlato anche del fatto che in queste sessioni di allenamento non c'era un focus particolare sul possesso di squadra, quindi classici torelli, rondo, eccetera, ma si lavorava prevalentemente sui concetti individuali del giocatore, quindi dominio, 1 contro 1, eccetera, oppure anche lavori individuali all'interno di format un po' più complessi, come il 2 contro 2, 3 contro 3. Poi ha finito dicendo che comunque lavori sulla difesa o comunque il posizionamento, eccetera, erano concetti e input che venivano dati e che comunque vengono dati negli allenamenti, ma non c'era questo focus particolare sul lavoro nel collettivo, ecco, di reparto. Perfect, Saul. So under 11 session, little bit different. This is when we introduce concepts of possession, but it's really easy when I stress to people that we understood that introducing possession later than maybe some clubs did when they were under 9s. We introduced maybe 11s and 12s when the game started to grow. It was a lot easier. The boys were technically so good, they could play one-touch football really easy, but they could also then break lines with the ball at their feet. So it's really important to say we saw that. So they're having a little bit more patience and maybe losing a few more games earlier on. The boys were just so much better prepared for the game opening up. So in terms, we still do a ball mastery, had 1v1 of every session, but then did more possession type thing and then game-based again, but also still trying to keep the numbers small. I talk about this really, my main takeaway from my time at Spurs being, this for me was, and it's changed now, but at the time when we had this way, was the best philosophy in the world in terms of developing quality technical footballers at the youngest age groups. So this was a real, quality eye-opening for me, and the results that we got there were fabulous. Ok, quindi qua parliamo invece dell'allenamento degli under 11, molto simile a quello degli under 9, ma a differenza della precedente categoria ci sono più situazioni e momenti in cui si lavorava sul possesso palla in gruppo, diciamo. Anche se poi sono resi conto che questo, nonostante questo concetto sia stato inserito un po' dopo rispetto magari ad altri club, si sono resi conto che comunque l'aver lavorato tanto sul dominio e le capacità individuali di gestione della palla ha favorito in qualche modo l'esecuzione dei ragazzi in questo genere di dinamiche di allenamento, proprio perché i ragazzi erano molto più abili nel gestire la palla e quindi erano facilitati nel gestire queste situazioni. Per quanto riguarda invece il gioco, nelle partite, è chiaramente aumentato il format, quindi fino a un 6 contro 6, ma sempre il concetto era quello di rimanere un po' bassi e comunque lavorare in format un po' più semplici rispetto a quello che eventualmente poteva essere, come poteva essere un 8 contro 8, sempre per il concetto che lavorare in un format più semplice, come può essere il 6 contro 6, con più contatti sulla palla e meno persone, avrebbe potuto favorire lo sviluppo tecnico. Non si è nascosto nel dire che la filosofia e il modo di lavorare del Tottenham lo considero una delle filosofie e delle metodologie migliori nel mondo nel preparare i ragazzi, soprattutto nelle categorie più inferiori, a livello tecnico. You can continue, Saul. Thanks. Okay, this is just something you talked about, some of the training philosophy from the time as well. I thought I'd delete this. This is just some of the training things, but I'm going to move on. So now I'm going to talk about my time at Chelsea. So after I spent 6 years at Tottenham and then went to Chelsea, it was always my ambition to work at Chelsea because Chelsea are in England and maybe even Europe now the biggest and best academy around in terms of the way they approach and things and invest
in the academy. So I always wanted to stretch myself and work the best. And I was very fortunate to go and work here 4.5 years. It was interesting because it was a very different approach to developing players than we had at Tottenham. And but I grew as a coach, who was fantastic, and they brought some really new things to the table, and I learned a lot. Obviously, technique at the younger ages was really still important, but very different, much more of a conventional English type of technique in terms of receiving and passing and distribution. Game understanding was really important, and game effectiveness as well. And they really talked a lot about winning mentality. So obviously the group was a lot more important at the younger age groups, and they wanted to win as part of that mentality that they have all the way through the academy, which is really interesting. Obviously, it was a lot easier to win because basically, Chelsea, the dominant force in academy football in England, really, or certainly in the South, used to basically just hoover up the best talent. So they'd have the best under 8s, under 9s, under 10s. Very difficult for teams to compete. I talk to my colleagues who are still there, and we often talk about how really, a bit like clubs do in Europe, Chelsea should be, the under 9s should be playing local clubs under 10s, even other Premier League academies, because they're just so strong. They don't get any competition unless they're playing an Arsenal, maybe Tottenham, even some of Tottenham's teams. They're not really going to get any competition in London. So it's really interesting that. But also in terms of the recruitment, what was really interesting was the real emphasis on physical capabilities. So obviously, you can tell the boys, the physical assets are really important to Chelsea. You've got to be an athlete. And if you're not an athlete, you haven't really got much chance. Some are outliers, but generally, athleticism comes very high at the top of the recruitment criteria, whereas as Tottenham, we didn't really even consider it that much. Ok, quindi qui parla invece della sua esperienza al Tottenham, al Chelsea, un'esperienza che è durata 4 anni e mezzo, nel quale non nega di aver imparato parecchio, proprio perché era un ambiente diverso. Ha sempre ambito a lavorare nel Chelsea, proprio perché è riconosciuta come essere una delle migliori academy in Inghilterra, per il fatto che comunque investono molto nel settore giovanile e hanno anche parecchi risultati. La filosofia e la metodologia era leggermente diversa. Chiaramente c'è un buon lavoro sulla tecnica, come lo era per il Tottenham, ma qui c'erano altri aspetti che non nega avere in qualche modo anche un po' completato la sua visione, un po' di quello che è lo sviluppo del giocatore. Quindi elementi leggermente diversi, per esempio da un punto di vista decisionale, quindi lavoro sul gioco, sulle decisioni, su risolvere i problemi di gioco. Ha parlato parecchio di questo aspetto sulla mentalità vincente, quindi già dalle categorie più giovani c'era questo spingere sul fatto che dobbiamo vincere e dobbiamo avere una mentalità vincente per cercare di vincere le partite. Questo non ha negato essere qualcosa un po' facilitato dal fatto che il Chelsea è senza dubbio probabilmente una delle migliori academy d'Europa, soprattutto a livello giovanile. Non nega che secondo lui avrebbero dovuto spesso giocare contro età per rendere un po' le loro esperienze, diciamo, competitive, all'altezza, cercare di competere con ragazzi che erano anche più grandi di loro, quindi giocare contro squadre locali che avessero anche 1 o 2 anni di differenza, proprio per cercare di sviluppare questa cosa. Altro aspetto determinante che poi si rifletteva anche sul modo in cui i giocatori venivano reclutati era questo aspetto legato all'atletismo, quindi il vedere già nei giocatori sin da giovane età questi aspetti legati all'essere dinamici, l'essere appunto, avere questi aspetti, l'essere atleti sin da giovani, elemento determinante proprio per essere accettati all'interno del settore giovanile. So yeah, I talk about, obviously, I said earlier about, my main takeaway from working at Spurs was really the philosophy and the methodology. Really, my main takeaway from working at Chelsea was the culture. And that was the biggest difference I noticed, was the mentality between, really with all the staff and the players and everybody. They wanted to be the best academy in the world, and they didn't basically make any compromises in there. And that was really the biggest difference for me. And what my biggest takeaway was the understanding, if you're going to be world class and you want to produce world class players, that's the mentality as well. That becomes all the staff have to understand that as well. And I'm talking about planning and preparation and reviewing, all those things. Just with the intensity and the expectation from us, from the coaches, was really high and intense. And I really enjoyed that, because I really enjoyed the challenge. And I felt sometimes at Spurs, maybe even though we had the philosophy there, we didn't really have the mentality there from top to bottom sometimes. And Chelsea was that. So that was my real main takeaway from there. And it was a privilege working in that environment. Ha parlato di una differenza sostanziale dal punto di vista della mentalità
per quanto riguarda la sua esperienza nel Chelsea rispetto al Tottenham. Chiaramente il Tottenham era un ambiente ovviamente stimolante, ma non paragonabile a quello del Chelsea, in cui l'idea dell'Academy di avere questa mission, di avere questa mentalità per cui volevano essere i migliori del mondo e cercare di produrre giocatori che fossero elite, top, stimolava anche tutto lo staff a cercare di pianificare in un certo modo, lavorare in un certo modo, e quindi questo non riconoscere essere stata un'esperienza molto formativa e stimolante per lui. So here's just an idea about the Chelsea philosophy. Just a lot of people ask about it. There was, in terms of what we were expected to do as coaches, we had the freedom to do whatever we wanted in terms in our sessions and the design of our sessions. But obviously, we were judged on how the boys would play on the weekend and that sort of thing. So we had to work within that philosophy. So it was good to have that freedom. But we all understood how, Chelsea wanted us to play. And it was very much, playing out the back, breaking lines, playing forward. So attractive football, controlling the tempo, winning mentality. So all these key areas and were always drummed into us in terms of, how the academy wanted us to play. Quindi qui sta mostrando un po' quello che era la filosofia del club su come giocare. Questo chiaramente non era non era rigido, nel senso che loro dovevano attenersi a questo nel pianificare chiaramente gli allenamenti, ma avevano libertà nel creare le loro sessioni di allenamento, niente era imposto dall'alto. Questa era solo una guida, qualcosa che poi uno standard che loro dovevano seguire. Chiaramente poteva essere utile perché in partita si andavano a cercare queste situazioni, quindi ha parlato comunque play out from the back, quindi giocare dalla difesa, avere una mentalità vincente, break lines and place forward, il terzo da sinistra, quindi cercare di superare le linee di pressione, giocare in avanti, giocare in verticale, difendere da squadra, pressare alto e pressare a livello, diciamo, medio, difendere come individui, quindi cercare di gestire in maniera efficace l'uno contro uno difensivo, concetti legati all'attacco, quindi cercare di giocare in ampiezza e profondità, quindi questo play quickly in around the box, appunto in profondità e around in ampiezza, creare superiorità numerica, cercare di esprimere, quindi tutti questi sono concetti che fanno parte che facevano parte della loro filosofia. Here's just some planning. I wasn't going to go through there, but I mean, like I said, a world-class environment. But the key thing as well, obviously, the takeaway was obviously the importance of recruitment at the academy. And like I said, having the best players all playing with each other in the best environment, creates a world-class environment. And you see now the players coming through there. This could be senior who have been at the academy since they're a very young age group. So no Man City have now started to try, but no one previously had invested the type of money and resources into academy football that Chelsea had at the time, and they're seeing the fruits of their labor now. Quindi aspetto determinante ovviamente per cercare di costruire questo ambiente che sia di livello mondiale, top class, è ovviamente il recruitment, quindi il cercare di scovare i giocatori. Questo ovviamente il Chelsea lo faceva molto bene perché investiva parecchi soldi nel settore giovanile, e cercare di farlo per creare sin da giovani un ambiente di un certo tipo poi ha aiutato ad avere giocatori adesso che sono usciti da questa Academy del Chelsea e adesso stanno performando in maniera a livelli e a prestazioni notevoli. E il City attualmente sta cercando di replicare questo modello, ma lui pensa che comunque il Chelsea, essendosi mosso prima, è chiaramente in vantaggio, quindi il futuro, poi il tempo ci dirà quello che succederà. So we'll talk about Ajax now. I'm lucky that I travel around the world and visit academies. I've visited Ajax a lot in the last, about 3 or 4 times in the last few years, just because I see more similarities in the way they coach and the way I coach as well. So I coach in a very similar way to they do within the younger age groups. Again, very much similar to what we did at Tottenham. Extreme technique, 1v1 domination, ball mastery, 1v1, 2v2, 3v3, 4v4s. But what was really interesting when you do watch Ajax is when you watch them on the games on the weekend or when they're playing games, they do move the ball quickly and effectively. So they seem to have a really good balance between the individual stuff and the game stuff. But you talked about, do clubs produce certain players? And I think culture is really important. You see that. And De Ligt is like, obviously sums up really like everyone in any position has to have that extreme good technique.
Quindi qui parla invece di una sua esperienza all'Ajax, non come allenatore, ma chiaramente come, diciamo, visitatore. Ha avuto la fortuna di girare parecchio in Europa e si è trovato appunto a scoprire, esplorare un po' questa filosofia Ajax, che gli ha ricordato parecchio quello che facevano loro al Tottenham, proprio per tutti questi concetti legati alla tecnica portata all'estremo, quindi deve essere eccellente, alla gestione dell'uno contro uno, il dominio della palla e la gestione di tutte queste situazioni molto semplici, in 1 contro 1, 2 contro 2, 3 contro 3 o 4 contro 4. Quello che l'ha particolarmente impressionato era quello che accadeva in partita, nel senso che nonostante il lavoro sull'individuo c'era un buon equilibrio tra la gestione dell'individualità, quindi la gestione della palla come individuo, la gestione poi delle situazioni anche a livello di squadra. Questo chiaramente può derivare dal fatto che ci sia una buona cultura, una buona mentalità e niente, questo. Yeah. Just a bit of a taste of an under-8 session I watched when I was there last time. It was interesting. Small-sided games to start. Some multi-move thing, some sort of multi-sports thing, which a lot of clubs are doing now. Ball mastery for 10 minutes, 1v1s, 3v3s, and then ball mastery at the end as well. A very long session, 2 hours and something session, 2 hours and 15 minutes, I think it was. Interesting because I asked the coach and he said, oh, we're doing extra multi-sport now, but we didn't want to take away from the football. So doing very long sessions there, which is really interesting. I've never seen that in Europe before. But again, just going to show you the importance of small-sided games, ball mastery and 1v1. Quindi questo è un esempio di una sessione di allenamento dell'Ajax Under 8. Quello che ha notato e faceva notare è che è particolarmente lunga, che è praticamente corposa in termini di contenuti. Questo è dovuto al fatto che la terza voce, multi-move with no ball, è quello che è stato inserito come attività multisport, quindi movimento, non necessariamente come ha scritto col pallone. E si è incuriosito da questa cosa, ha detto che comunque più di 2 ore di allenamento sembrava parecchio, quindi ha chiesto all'allenatore dell'Ajax e lui gli ha detto che comunque avevano deciso recentemente di inserire questo lavoro senza palla multisport, ma senza sacrificare in qualche modo l'attività specifica calcistica vera e propria. Quindi hanno deciso comunque di estendere l'allenamento inserendo questi nuovi contenuti. Quello che ha voluto, quello che suggerisce su cui focalizzarsi è chiaramente il lavoro su queste situazioni molto semplici e non troppo complesse a livello numerico, eccetera, come possono essere appunto 3 contro 3, l'1 contro 1, quindi questo lavoro sulla tecnica, sul dominio e sulla risoluzione delle situazioni semplici. E poi chiaramente interessante il lavoro di ball mastery alla fine, 10 minuti. Allora Stefano, sono arrivate un paio di domande. Ok. Che inizierei a porle a Saul, non andiamo troppo avanti, diciamo. Intanto abbiamo, oltre a voi 100 che siete in Zoom, siamo in 130 su YouTube, quindi siamo in totale di 230 allenatori. Vincenzo Scarfato da YouTube chiede: mi sembra di aver visto che nessuno dei 2 club, si riferisce ai club inglesi, fanno né analitico né coordinativo. È così? Iniziamo con questa magari. Sì. Okay, Sal, there's a question from our audience, and it's important, you know, that we have more than 200 coaches listening to you today, so a good audience, so well done. Yeah, thank you. Vincenzo has a question in terms of like the exercise, the type of exercises that both academies are kind of like offering to the players. In particular, there's no like a specific work on what we call in Italy like technical exercises, purely on the technique, as well as something related to the coordination. So basically, it depends. So at Tottenham, we did a lot of ball mastery, which was basically movement with the ball. So that was all technique involved around ball mastery and individual possession. And we had a lot of technical outcomes as well, and movement outcomes, because we did everything with the ball. So it's really interesting to look at. We looked at our players; they just moved a lot better than other English type players who are generally quite wooden, very Northern European, very sort of straight line running. Our players moved a lot differently, had a bit more flexibility because we did a lot of ball mastery, and that was actually our movement work. As we progressed, we started doing some multi-sport, as I mentioned. Now Chelsea did multi-sport, and then now Ajax do it. So most academies in Europe are doing some multi-sport activities, which was at Chelsea, that was basically three 6-minute slots in our session. They do multi-sport, which would basically be dodging, running, jumping, that sort of thing. No ladders or anything like that. But I mean, in an Ajax, they did a similar thing. That basically
multi-move 30 minutes, half an hour was same thing, judo, running, sprinting, that sort of thing. So more and more clubs are doing the multi-sport one. But I mean, my takeaway was that all the stuff we did with the ball mastery, really explosive turning and sharpening, is that really did have a big impact on our players, and that was our movement work, and our players just moved better with and without the ball than most players. Quindi per rispondere a Vincenzo, allora il lavoro di tecnica analitica è chiaramente riferito al lavoro di ball mastery, quindi il lavoro di dominio è fondamentalmente quello. Legato all'aspetto coordinativo, il lavoro coordinativo è stato inserito recentemente, appunto, come è scritto qua nella slide dell'Ajax, come multisport, e questo loro intendono come lavoro coordinativo, anche se Saul non riconosce che l'aver lavorato tanto sul ball mastery ha in qualche modo influito sulla capacità dei giocatori di essere più coordinati nei movimenti, e questo è stato visto comparando i loro giocatori con altri giocatori anche in giro per l'Europa. Altre domande, Ale? Ok, sì, ne stanno arrivando tante, io ne seleziono qualcuno, magari i ragazzi non si riuscirà a rispondere proprio a tutte. E allora, proprio su questo, Emily ci chiede, nell'Ajax Under 8, quali sport hanno aggiunto nell'allenamento multisport sostanzialmente? There's a question, Saul, regarding the multi-move on Ajax session. And a coach is interested in which type of sports will be included in this sort of multi-move part of the session. So it was like racing, dodging, jumping, a bit like judo. They had one area with a big crash mat where they jump and do a spin, those sorts of things. So no any type of sport in particular, just different types of movements. Yeah, pretty much so, yeah. Ok, quindi non necessariamente multisport inteso proprio come cercare di muoversi in tante modalità diverse. Ha citato judo come probabilmente esempio, ma nient'altro, semplicemente movimenti quali cambi di direzione, e tutti questi generi di movimenti in varie direzioni, probabilmente in spazi diversi, con varie velocità, quindi questo probabilmente era le variabili su cui giocavano. Ecco. So at Chelsea, we had every team, every age group had a movement specialist with them. So it'd be myself, head coach, have an assistant, and then also a movement specialist, and also a physio as well. So the movement specialist would take 3, and everything he did was playground type games. So dodging, tag, jump, roll, those sorts of things that maybe kids aren't experiencing anymore. So, yeah. Quindi al Chelsea avevano proprio una figura specializzata in questo, quindi un multisport coach, che fondamentalmente a livello di contenuti proponeva quei giochi tradizionali, quelli come li chiameremmo noi, quelle cose che probabilmente adesso i ragazzi non stanno più facendo con tanta frequenza, quelli che si facevano all'oratorio, comunque gioco libero, quindi giochi quali la chiapparella, staffette, gare di velocità, non so, cose del genere. Ok, procediamo pure. Okay, Saul, we can continue with the slides. Okay, I'm just going to talk briefly about Dynamo Zagreb as well. I don't spend too much time on it, but obviously visited there quite a few times as well. Very similar sorts of ideas about how they want to train players. Technique is the key. Again, master the ball, 1v1 domination, and attention to detail through the club. So the main takeaways really for me interesting was that the technical detail the players were given throughout the academy. Just check here, I've got it here. The technical detail players were given throughout the academy. So technique was really important, and they'd have the curriculum has 104 different technical elements that they want the players to achieve by the end of the under 12 year or under 11 year. I can't remember, one of those ones. So lot of technical detail, and interesting when you watch the practice, nothing really, stands out like this is an amazing practice, lots of drills, but it was the detail and also the culture, which I think is an underlying theme of my presentation today, is that the culture was really important. And what was interesting was that I watched, been there several times. Last time I watched under 8s all the way to the reserve team, 4 or 5 different age groups. Everybody did 1v1 had an element of 1v1 in the session. So real key, like technical detail, lots of 1v1. And then you can see the sorts of players that they produce at Dynamo in terms of their technical qualities. They all have that. So that culture is really important, and that's part of their DNA as a club. Can I ask you, Saul, just to explain a bit more the idea of 104 different elements, just to anticipate maybe a question that might be asked. So basically they have a curriculum, 104 different technical elements that they want the players to learn by the end of the 12. So it might be 1-2 pass, or it might be a volley,
or dribble past the player or step over turn and that sort of thing. So real detailed technical aspects they want all players to have covered during the end of that. So it's very interesting. Ok, quindi qua invece parla è venuta conosciuta, è andata a visitare, esplorata un po' la filosofia della Dinamo Zagabria in Croazia. Anche loro tantissimo il focus sugli aspetti tecnici. Gli ho fatto una domanda perché come la slide suggerisce, dici che c'erano 104 elementi tecnici diversi che il club ha inserito all'interno del proprio programma per l'attività giovanile tra gli 8 e gli 11 anni, e gli ho chiesto cosa fossero questi 104 elementi tecnici. Lui ha chiaramente ne ha spiegati alcuni, ne ha suggeriti alcuni, ha suggerito che il passaggio 1-2, alcune finte, quindi tutto questo maxi contenitore di tutti questi gesti tecnici che i ragazzi devono imparare entro la fine del loro percorso all'interno di questa fase tra gli 8 e gli 11 anni del percorso giovanile. Ha riconosciuto che guardando le sessioni di allenamento e gli esercizi non erano esercizi incredibili da vedere, erano molto, molto semplici, erano quelli che noi potremmo definire come esercizi di tecnica analitica pura, però il livello di dettaglio tecnico e di input tecnico che veniva dato era incredibile. Questo poi è collegato al fatto che ci fosse una grande mentalità all'interno del club, quindi tutti lavoravano in maniera abbastanza importante sull'1 contro 1. Quindi questa idea di avere questa mentalità nello sviluppare 1 contro 1 e poi annesso elementi tecnici che potessero poi andare a supporto dell'essere efficaci in questa situazione, ha ritenuto essere molto importante e prevalente nella Dinamo Zagabria. Ok, Saul? Okay. So I just want to talk, this is interesting. Adi Vivesh was the under-23s coach at Chelsea. Very fortunate to work with him. Very serious man, world-class mentality. But interesting, because I interviewed him for my podcast, and he talked about, he just mentioned his choice when he played against Spurs, always expected a very technical game, very technical players. And then also a really interesting point when he said when they played Ajax in the 23s in the Champions League final, Ajax was the only game where they anticipated playing technically better players than they did at Chelsea, that they had at Chelsea. And for me, that was an amazing admission to make. Chelsea want to be the best in the world, and they believe they have the best technical training program, but they, this coach knew Ajax players were technically better. And just as interesting there, when people talk about, again, culture and clubs, what sort of players they produce, Tottenham and Ajax, it's no coincidence that they train a very certain type of way, ball mastery, 1v1, technical excellence, extreme technique, as we used to call it. And then you see the fruits of the labor at the other end, in the 23s. Quindi qui parla di questo coach chiamato Adi Vivesh, ex coach dell'Under 23 del Chelsea, che ha in qualche modo confermato, e che per Saul chiaramente è un motivo di orgoglio, perché questo allenatore ha riconosciuto che tutte le volte che giocava contro il Tottenham e contro l'Ajax, lui sapeva già in anticipo di trovarsi di fronte a giocatori dalla tecnica incredibile. E questo chiaramente porta al fatto che se una figura di questo, se un allenatore del Chelsea, che comunque puntano molto sul settore giovanile, sulla creazione di giocatori di livello mondiale, riconosci che queste due academy, Tottenham e Ajax, lavorano bene, hanno giocatori della tecnica incredibile, questo chiaramente è un motivo d'orgoglio. E chiaramente diceva che non è un caso, perché lavorare così nel settore giovanile poi porta a produrre giocatori che poi sono ammirati e che sono giocatori di un certo tipo, appunto tecnicamente molto dotati. Okay. So, like I said, 1v1 was a really important part of my career and what I focused on. It's interesting to see that, it's a common theme at some of the best academies in European football and also at the Belgium FA. So all of these academies have 1v1 as a real pivotal part of their technical coaching philosophy. Quindi qui ci mostra chiaramente Borussia Dortmund, squadre in giro per l'Europa, che nella loro filosofia, nella loro cultura di costruire giocatori all'interno del settore giovanile puntano molto sull'1 contro 1. Quindi abbiamo la federazione belga, che chiaramente negli ultimi anni sta sforando talenti incredibili, squadre olandesi quali il Feyenoord, squadre tedesche lo Schalke 04, i portoghesi del Benfica e dello Sporting
dello Sporting Lisbona, poi abbiamo citato Ajax, Tottenham, Dinamo Zagabria, in alto abbiamo Borussia Dortmund, quindi tutte academy che fanno dell'1 contro 1 la loro cultura per creare giocatori che sappiano in qualche modo essere eccellenti in questa forma di situazione. Okay, so for myself, like I'm an individual coach. That's my main how I'm living. Here are some of my clients: Max Aarons, who obviously plays at Norwich now; Marcus, who's is at Barcelona. I think he might be just leaving the summer. Naya and Tyrese John Jules. These are some of the players I've worked with recently and have worked with over the years. Interessante perché qui sta introducendo un po' quello che è il suo lavoro come one-to-one coach, quindi coach privato di giocatori per sviluppare dal punto di vista tecnico, quindi lavoro personalizzato su questi. Qui ci sta mostrando un po' quali sono i ragazzi con cui ha lavorato. Alcuni, Max Aarons gioca nel Norwich, Marcus McGuane lasciato il Barcellona, Chelsea, Arsenal, comunque giocatori di livello internazionale, giovani di livello internazionale. Here's, we'll talk a little bit about specific position-specific training. So here are some of the fullbacks I work with. So Tyrus is at Fulham, plays for Ireland. Obviously, Max is at Norwich now, and here's a young player coming through at Crystal Palace who's got a bright future at him. So I want to talk about some position-specific training, and particularly the fullbacks. Quindi qua è interessante perché anticipa un po' il lavoro che da lui viene fatto a livello personale e personalizzato individuale con alcuni di questi ragazzi. È chiamato position specific training, quindi lavoro specifico sul ruolo. Quindi probabilmente lo mostrerà, ma si vanno a identificare quali sono le caratteristiche specifiche dei ragazzi, e fullback sono i terzini in particolare, e si vanno a sviluppare a livello individuale e personalizzato certe caratteristiche. So we look at the modern day fullback, and these are some of the qualities that we expect them to have. So obviously 1v1 ability. So talk about Ronaldo and Hazard work. So Ronaldo and Hazard, this is different sorts of 1v1 work. We break it down. Obviously very good core skills and movements, and obviously end products. So they're really how you're going to get judged on as a fullback. Is obviously these days it's often what you're doing in the final third of the pitch. Are you able to create opportunities, beat players 1v1, and have quality passing and crossing and finishing, and obviously then defending, obviously important as well. Nel lavoro specifico sul ruolo, come avevo anticipato, si vanno a identificare quali sono le caratteristiche principali e sulle quali lavorare per ogni ruolo. Qui è elencato alcune, quali possono essere l'abilità di giocare nell'1 contro 1, il lavoro nell'ultima porzione di campo, quindi crossare, il passaggio, la qualità di finalizzazione, chiaramente la difesa. Ecco, queste sono quelle caratteristiche che vengono identificate nel moderno terzino, nel moderno giocatore fluidificante di fascia, e che poi vengono approfondite, lavorate e migliorate attraverso questo lavoro personalizzato con i ragazzi. So for instance, when we talk about defenders, fullbacks and their attacking play, we talk about 3 key principles about how to beat players as a fullback in the attacking third phase. So obviously number 1 is engaging the defender, unbalancing the defender, and then driving into space which they created. So just some coaching points which I'll talk about a little bit more in the next slide. Quindi approfondirà questi elementi nella prossima slide, ma questi sono ad esempio come vengono gli obiettivi specifici che vanno ad approfondire quello che è il lavoro della macro area legata al lavorare in attacco nell'1 contro 1 per un terzino. Quindi 3 fasi vengono riconosciute, poi chiaramente approfondite. La prima è engaging the defender, quindi cercare di approcciare il difensore, cercare di sbilanciarlo, e poi una volta sbilanciato cercare di driving into space, quindi buttarsi con la palla, andare a guadagnare quello spazio creato dopo aver sbilanciato il difensore. The key point really here is the attacker dictates the play, not the defender. Quindi l'obiettivo principale, che diciamo un po' la filosofia di questo intervento di lavoro, è che è l'attaccante che poi non subisce il difensore, ma invece si porta il difensore a subire l'azione dell'attaccante. So, for example, we talk about here a fullback attacking player 1v1 against the defender. We talk about this 1v1 position, the tactics behind the 1v1. So, ideally, what is the defender's priority? So, 9 out of 10 times he's going to want to send the forward player down the line. But the idea is that as a defender, you're coached or you're taught
to try and dictate play, slow play, and send players out this way. So as a forward player, we try and turn this on its head and encourage players to drive directly in towards players, defenders, right in towards the feet. And so they can control the play and go either in or out this way. So really about forwards attacking, dictating play and driving straight in. So a lot of the work we did with Max many years ago is really paying off, because you see his first touch is always in. So that first touch in engaged defender affects the defender's balance and movement. And even if he wants me to go out there, and I might even want to go out there anyway, my first movement in there maybe creates space to go there, or my first move in there creates opportunity to go inside as well, depending if I can unbalance the defender. The key first move is to unbalance the defender with the forward movement, and then unbalance to go in or out. Quindi qui ha portato un esempio specifico di come era gestito il lavoro, appunto sui 3 principi, 3 obiettivi specifici spiegati nella slide precedente. Quindi si va prima a analizzare il comportamento tipico del difensore in questa fase. Questo è un lavoro specifico per i giocatori di fascia in fase di attacco, in fase di possesso. Quindi appunto è localizzato nella zona laterale del campo e si va a parlare di come appunto il difensore potrebbe comportarsi in questo modo, quindi generalmente lasciare la zona laterale all'attaccante. E il lavoro che si fa sul difensore in attacco, sul terzino in attacco, è proprio questo, di cercare di, innanzitutto, questo quando dice engage the defender, quindi cercare di guidare la palla verso il difensore, non cercano di dare idea di dove si possa andare. Poi nel momento in cui il difensore è stato sbilanciato, probabilmente attraverso finte o movimenti ad inganno, cercare poi di andare a guadagnare quello spazio creato, che può essere sia nella parte della fascia del campo, quindi può portare un cross o eventualmente tagliare verso il centro del campo. E questo è un lavoro che ha riconosciuto dopo aver lavorato parecchio insieme a un ragazzo che adesso gioca al Tottenham. Adesso si può vedere, quindi questo lavoro comunque personalizzato, a pagato, e si può vedere anche adesso che viene eseguito in partita, comunque lo stile di quel tipo di giocatore. So principles are, obviously we talk about going in and going out. If I am going to go in and then engage defender, so infect the defender, unbalance, explode into space. Now, obviously the end product, or might be a second phase. Second phase, if the defender recovers, then it's about safe side play, keeping the ball safe side, and then trying to, again, unbalance and then get some end product in. Quindi qui ci sta dando ancora ulteriori dettagli specifici, quindi tutte quelle informazioni tecniche e decisionali che vogliono essere poi date al difensore in fase di possesso con il quale si sta lavorando, che poi vadano a fare parte del suo bagaglio per gestire situazioni al meglio. Quindi sempre ha rinforzato il concetto che l'idea è appunto quella di approcciare il difensore, cercare poi di sbilanciarlo per guadagnare lo spazio, cercare poi nello spazio creato di accelerare per guadagnare quello spazio il più velocemente possibile, lasciare eventualmente il difendente alle spalle. Se dovesse succedere che il difensore dovesse recuperare il giocatore in fase d'attacco, c'è un altro concetto di mantenere la palla coperta per poi andare a risolvere ulteriormente la situazione. Quindi ci saranno molte situazioni, anticipando molte situazioni che potrebbero succedere, andando a creare questa sorta di bagaglio tecnico e decisionale per il giocatore, che poi possa chiaramente gestire queste situazioni al meglio. So very difficult to defend. Zidane used to do this coming in from the other wing a lot when he was at Madrid, driving straight into the defender, driving the time to fake inside and go out, and the defender really doesn't want me to come inside, so he has to react to that movement. So a little scissors or step over turn to fake in and go out to just drive by the defender. So very almost impossible to defend if you time it right. Quindi ha portato l'esempio di Zidane che faceva prevalentemente al Real Madrid, proprio cercando di giustificare i punti che abbiamo esplorato fino ad ora, quindi questa capacità di sprintare, accelerare contro il diretto avversario in maniera e chiaramente poi andando a non dare indicazioni su dove si vuole andare, poi movimenti veloci, cercare appunto di sbilanciare il difensore, poi con finte o comunque movimenti di inganno, poi buttarsi nello spazio, ed è molto difficile da difendere per il difensore, perché chiaramente non si vuole concedere la parte interna del campo, si vuole mandare sull'esterno, e quindi questo porta incertezza nel difensore, che chiaramente poi deve andare ad affrontare un attaccante che è comunque un giocatore in fase di possesso che è appunto abbastanza imprevedibile. And then obviously we have the other option of going inside, but similar principle, driving in and driving in again. With the fact that I'm coming inside with my first touch, it opens up the whole pitch and gives me the ability to go inside as well if I need to. Quindi qua è un'altra situazione, quindi questo lavoro meticoloso sulle varie situazioni che potrebbero andarsi a creare, lì ha portato invece che il lavoro di andare a puntare il difensore per muoversi verso l'esterno. Qui c'era l'altra opzione, che è quello di puntare il difensore per poi andare a muoversi verso il centro a tagliare verso il centro del campo. Yeah.
And that's it. These videos aren't loading, unfortunately, so I was going to show you some videos, but these Avevo aren't intenzione loading. di farci vedere dei video, ma purtroppo non funzionale. Vuoi partire con qualche domanda eventualmente? So maybe some questions now. Yeah. Allora sì, ce n'è una proprio sull'1 contro 1 e Leonardo Todaro chiede, si parla sempre di 1 contro 1 puro oppure 1 contro 1 con sostegno? Cioè magari come allenano anche l'1 contro 1 con sostegno. There's a question from Leonardo saying that normally we tend to differentiate, especially in Italy, like the 1v1 isolated with 2 players and the 1v1 with someone else like supporting. So how would you differentiate eventually the situation, and how eventually would you coach this situation? It depends. I mean, that's a really good question. So it depends on what sort of 1v1 element we're working on. So let me see if I can just pull this up. Bear with me. Quindi nel frattempo parlate che è una domanda interessante, ma dipende chiaramente dall'1 contro 1 e qual è l'obiettivo dell'1 contro 1 che stiamo andando a allenare. So we have, let me just check if I press, spare me 1 second, sorry. Here we go. Sta provando a prendere video, giusto? Sì. Okay, so we break down 1v1 into 2 different areas. The classical 1v1 here is your Ronaldo type work, where players are dribbling at players. And like we talked about a bit about the fullback. So this is your classic type of 1v1 work. If you look at 1v1 work, most places there'll be this type of work. So if this type of work is obviously more where you just have one player against one like that. But interesting enough, then we talk about, we used to call this the Dan work at Chelsea, Tottenham, but now, you know, it's Hazard work now. And when I was a bit more, this 1v1 work is when I'm receiving out wide and, or anywhere in the pitch, I have some pressure behind me in my back, or maybe in the side, basically. So it depends which one I want. What is interesting is that the majority of 1v1s we now know look like this in a game where you have pressure in the side or pressure behind. Up to 80% of 1v1s are like this. So I think that affects the way we then train 1v1. So in answer to your question, I might have a player here and a player here serving into the 1v1 in here. But I wouldn't really, in my personal, when I don't want him to pass back, I want him to try and solve the problem and pass in there, if that makes sense. Okay. So it's a real 1v1 gladiatorial type battle, or even this one here, 1v1 like that. Keep it as 1v1, not as a 2v1 or a 2v2. Ok, quindi il lavoro sull'1 contro 1 suggerisce chiaramente di lavorare puramente, come ha usato Leonardo, 1 contro 1 puro, questa sorta di battaglia gladiatoria, come l'ha chiamata lui, tra l'attaccante e il difensore punto. Cioè, si potrebbe pensare di avere dei giocatori a sostegno, supporto, eccetera, vicino al portatore di palla, però lui incoraggia nel lavoro nell'1 contro 1 di lavorare specificatamente sull'1 contro 1. Quindi 2 giocatori nel duello. Ecco, su questo Matteo chiedeva, di solito date un tempo limite, diciamo, nella sfida di 1 contro 1? So there's a question from Matteo. When you kind of coach these sort of situations, would you put like a time limit to like win the 1v1? Interesting, like, yeah, you could have a shot clock. I mean, obviously you want to make it as realistic as possible. It depends what you're working on. Sometimes you might have it going longer because the movement outcomes you're going to get are so incredible and so unique. We talked about movement multi-sport earlier. I want to do that. But yeah, I mean, you could do a shot clock. Can you score within 5 seconds or 3 seconds or whatever? Depends with the really younger players. I might let them go for longer just because then those side-to-side movements we want to develop are really tough to develop, and you can almost create a little bit more of a false environment because the movement outcomes you're going to get are so priceless. Interessante la risposta, perché chiaramente ha fatto riferimento all'aspetto del realismo, perché in partita può essere che magari un 1 contro 1 duri, probabilmente non spesso, però può durare sempre di più, quindi il fatto di limitare il tempo può essere in certi casi un aspetto che sì, può essere considerato. Allo stesso tempo ha detto che nelle categorie più giovani, nel momento in cui attraverso il lavoro sull'1 contro 1 del dominio si vuole andare a incoraggiare anche tutti quegli aspetti legati al movimento, cambio di direzione, finte, eccetera, limitare l'1 contro 1 vuol dire togliere opportunità per lavorare su queste situazioni. Quindi nel momento in cui si va a lavorare sul tempo, probabilmente c'è anche andare a fare riferimento a quello che si vuole ottenere da quello specifico 1 contro 1. Allora, interrompo ancora un attimo, c'è una domanda molto pertinente, direi, da parte di
Claudio Gori, e qualche giorno fa abbiamo fatto un webinar con Filippo Galli. Ovviamente sappiamo tutti chi è, penso che anche Saul sappia chi sia, insomma. E Filippo ha parlato proprio dell'1 contro 1 in qualche minuto e ha fatto una provocazione dicendo l'1 contro 1 in realtà non esiste. Claudio, vuoi spiegarci, vuoi porre magari tu la domanda? Vai Claudio. Grazie Alessandro, ciao a tutti. Mi sentite, vero? Sì. Sì. Allora, come ha anticipato Alessandro, era una provocazione che però lì per lì ha lasciato, insomma, un po' sorpresa qualche persona sensibile sull'argomento come me. Poi l'ha strutturato meglio e di fatto la domanda del collega di poco fa, riferita al tempo di esecuzione del duello, è già una parziale risposta. Però il parere di Saul rispetto a un campione come Filippo Galli, che trasferisce la propria attività in un settore giovanile e che si esprime in questi termini in relazione a quello che per molte voci autorevoli è uno dei cardini nel calcio giovanile, soprattutto nei più piccoli. Insomma, il parere di Saul qual è? Si può considerare la forzatura in quanto tale, oppure spero la domanda sia passata almeno nei suoi... Proviamo. So Sal, this question is an interesting one because it comes from like a debate and a discussion that we had in the webinar that we had last Saturday. So yeah. Alessandro hosted Filippo Galli, which is the former AC Milan technical director of the academy. Yeah. So talking about the principle of the game and stuff, he said that in his opinion, from Filippo Galli, the 1v1 it doesn't as a situation, it doesn't exist in a game. Yeah. So obviously people stay like, wow, what is he saying? And considering that he's coming from Filippo Galli, which is one of the most like... so Claudio, who made the question, wants like an opinion. So what do you think? I was told the same thing by someone from the English Football Association. Someone said the same thing to me. But really, it depends how you look at it. For me, the football is 1v1 is everywhere on the pitch. And I understand what you're saying, and there's been a drive towards game-based training, and the more numbers you have, the better, and game understanding. But I think there's a difference between working with older players and younger players, and the technical and tactical and the physical benefits you get from doing 1v1 work, you see at the youngest age group. If you try it, it's clear to see. And listen, football's a diverse sport. There's many different ways to do it, and people are doing different things all around the world. I can only tell from my experiences working in the game and working with players, but I mean, I'd say don't knock it until you try it. That's what we say in England, right? But I mean, I work with players, Premier League players now. I work with under 8s, under 9s now, and then the impact, understanding about not only the importance, but the effectiveness, and also understanding the 1v1, and with the older players, how to dominate that is priceless. So, I mean, I'd respectfully disagree with Signori. Ok, quindi vabbè, come premessa diciamo che lui si sente di non sposare questo genere di filosofia, ma comunque accetta il fatto che il calcio è una scienza non esatta, nel senso che tutti possono avere la propria opinione, chiaramente influenzata dal fatto che uno ha esperienze diverse. Ha confermato che anche lavorare ultimamente con quei giocatori professionisti, eccetera, ha visto gli effetti di questo lavoro sull'1 contro 1. Lui pensa come filosofia che il calcio sia un gioco formato da tanti duelli 1 contro 1, nonostante anche in Inghilterra ci sia qualcuno che gli abbia posto lo stesso dubbio dicendo ma secondo me l'1 contro 1 non esiste. Questo legato al fatto probabilmente che nell'1 contro 1 si vanno poi probabilmente, come Filippo Galli intendeva, si vanno a perdere tanti riferimenti specifici del gioco, perché non si gioca da soli chiaramente in partita, ma ci sono anche i compagni, e quindi andare a forzare una situazione di 1 contro 1 vai poi a perdere quello che sono le relazioni con i compagni, eccetera. Chiaramente però lui gentilmente si discosta da questa affermazione e comunque, vista anche la sua esperienza, per lui l'1 contro 1 diciamo che è tutto. And one more thing I'd just say, let me just share this here again, is that, I'm not, what I'm saying is not, just bear with me 1 second. If I go back to my presentation slide here, it's like, it's not me saying this by myself. If you look at this, this slide,
You know, we're talking about the best talent development centers in world football here. You know, Ajax, Dynamo Zagreb, Sporting Lisbon, Benfica are all consistently in the top 5 or 6 talent development centers in world football. Feyenoord as well, Schalke. Belgium has it, key part of their thing. So listen, I understand that not all people understand it and do that way, but you look at the patterns, and you look at the clubs that are doing it, and you don't have to take my word from it. Quindi chiaramente lui si basa anche su evidenze e ci fa vedere come praticamente tra i migliori vivai del mondo puntano la loro filosofia di sviluppo dei giocatori sull'1 contro 1, e quindi c'è poco poi da dibattere secondo lui, visto che ci sono poi chiare evidenze che dimostrano che potrebbe essere, e anzi è questa la strada giusta. Ok, io direi che potrebbe essere spettacolare, direi, in questo momento, visto che abbiamo collegato anche quello che è ritenuto un pochino il re dell'1 contro 1 in Italia, l'alter ego di Saul, che è Coach Biffi. Hai voglia di intervenire e dirci la tua, Andrea, sul parere di Filippo Galli e anche il tuo parere in questo momento? Buongiorno a tutti, mi sentite? Ciao, sì. Grazie Alessandro per l'invito. Innanzitutto i miei complimenti a Saul, perché come immaginavo sposa appieno tutto il mio pensiero, anzi sono io che sposo in pieno i pensieri suoi e di tutti i club che lavorano in questo modo. Non mi piace parlare di chi non è presente, è immaginabile che la mia filosofia sia del tutto non in linea con le parole che ha sostenuto Filippo Galli, tutto qua. Poi magari avremo modo in una lezione di vedere come lavorerò io e via dicendo, però rispetto le idee di tutti, sposo molto di più quello che ci sta dicendo il collega di oggi piuttosto che quello che ho sentito nel scorso clinic. Tutto qua, Alessandro. Okay. Non avevamo dubbi su questo. Ok, va bene, grazie coach. So Saul, just to keep you on track, is Andrea Biffi. He's worked for long years, like as a professional coach in youth and grassroots football. He worked for Filippo Galli, but is obviously standing on your side because from everyone, Andrea is considered like your Italian version, like in Italy, the master of 1v1, the way that he coaches, Right. and obviously share and stand on your side in terms of like saying that the 1v1 is the key. He works a lot on this, and obviously is glad that you are raising this point, and he's actually confirming that the best academy in the world are working like that. So he's kind of standing on your side. Thank you very much. Appreciate that. Ok, pongo anche un'altra, poi facciamo proseguire. Pongo una domanda che ci arriva da YouTube, da Yuri Pucciarelli. Chiede praticamente quanto tempo lavora lui nelle sue lezioni private, diciamo così, anche paragonando a quanto tempo i ragazzi si allenano nelle loro academy. Intendi in termini di tempo come sessione, la lunghezza, la durata di una sessione? Esatto. So Saul, Yuri from is following us on YouTube, wants to ask you something about your private coaching session, your one-to-one sessions. He's asking you how long each session is, considering that obviously this sort of like session has to kind of like fit into the player's schedule. Yeah, so usually sessions are 1 hour, basically, always, generally. Okay, I mean, it depends, obviously, when I'm working with the professional players, it's more difficult to schedule because their games and loading and things like that. With the younger academy players and lower level, it's much more easy. We can schedule it once a week, but generally sessions are always 1 hour. What you notice when you're working with the players, with the Premier League players or the Championship players, obviously you notice the recovery is a lot longer in terms of what we do in terms of the interval stuff, because we're aware of their loading and obviously they have to be a little bit more careful about what they're doing. And do you work with them weekly, so once a week? It depends. We try to. It depends. Sometimes it's difficult. You can't because games are playing and then different games, different tournaments. You could be playing 2 games a week, 3 games a week. So we almost try and get them in as much as possible. Some is weekly, some is bi-weekly. It depends, basically. Majority of the pros will do the majority of work in pre-season before the season starts. Real intensive training.
and then try and get sessions in where we can throughout the season. Ok, quindi generalmente le sessioni di allenamento che lui fa a livello personalizzato sono di un'ora. Chiaramente poi è difficile organizzarsi, soprattutto con i giocatori di più alto livello, soprattutto quelli professionisti, visti i vari impegni. Chiaramente con questi giocatori si concentrano la maggior parte delle sessioni di allenamento nella fase precedente alla stagione, quando c'è un po' più di tempo disponibile, nonostante ha chiaramente confermato che non è facile lavorare con loro perché il tempo di recupero tra le varie sessioni è lungo e poi ci sono i rischi infortuni, eccetera. Quindi ci sono vari aspetti da considerare, però generalmente, come ho detto, si lavora per un'ora. Ok, poi abbiamo Gabriele Sacchi che chiede, possiamo chiedere a Saul un esempio di esercitazione completa sull'1 contro 1 al netto di quello che ha già detto su Hazard e Ronaldo, sul lavoro stile Hazard e Ronaldo? Magari il lavoro che fa lui con i giocatori a livello personalizzato, uno contro sì, chiede proprio un'esercitazione tipo. Okay, so Saul, Gabriel is asking us if you can show us a typical 1v1 exercise that you normally do with your players. I can just maybe, let me have a look here. Maybe. My favorite ones are maybe the simplest ones. So let me just say, like I said before, here you go. Don't maybe have I can just talk you through it again. But I mean, basically, let me share my screen again. Really, my favorite 1v1 exercises are really are quite simplistic. So basically, for instance, like I'm talking here, is that in a 4 players in a sort of rectangle, 2 players here, 2 players in the middle. Best sort of 1v1. So 1v1 in here, I have to try and move to receive, to get onto the ball, to turn, to pass in there. But really, that's probably my favorite 1v1. It's very simplistic, but there's so much game realism to it in terms of this player has to work really hard to create space to get on the ball. You talk about principles of safe side, unbalancing, turning to get away, and really like that is, you know, what 1v1 looks like most in the game. Now we have like adaptations where the progression is if I manage to receive the pass from this side, I can then play maybe like a bounce pass here and then play another and take a touch in to shoot a goal and that sort of thing. That's probably my favorite one because you're doing combination play as well. But it's really important for me in terms of keeping the 1v1 gladiator bit here. So when the ball comes in here, I personally won't let the player pass it back. There's no passing back. You have to solve the problem yourself. And that's why it's so important to do the 1v1 work. And maybe some people who haven't worked with young players, particularly extensively, maybe don't understand it because we expect world-class players, Champions League players to be able to solve this problem by themselves. And you notice the difference is if I'm playing a 2v2 in here, and I do that, I travel the world a lot, we play a 2v2, I give the ball to one player, automatically he's looking to pass. Now that's fair enough because he's doing so much rondo and possession work. But players at the top level can solve that problem themselves. And the problem we're doing is that we're doing so much possession work, so much rondo work, is that players always expect to have an easy pass back or easy pass out, when really we want players to be able to solve the problem and break lines with the ball at their feet if possible. And even if it just means a little fake and move to come around the corner, then pass. And that was a bit of I've gone around the houses a bit there. That's okay, no problem. So, ha comunque confermato che le migliori esercitazioni per lui sono quelle che apparentemente banalmente sono le più semplici, quindi se si può immaginare questo rettangolo, si ha questo 1 contro 1 al centro e 2 giocatori sui lati a sostegno a ricezione, quindi si tratta di un 1 contro 1 puro, nel quale comunque ha confermato che vuole che il giocatore sia in grado di risolvere questa situazione da solo, quindi questo duello 1 contro 1 al centro, per poi eventualmente andare a passare la palla a una delle varie sponde, per poi ricevere, chiaramente condizionare l'esercizio in maniera che non sia troppo semplice, quindi se nel momento in cui si riceve eventualmente da un lato, non poter giocare all'altro lato, ma cercare in qualche modo, applicando i concetti che sono stati elencati in precedenza riguardo appunto cercare di ingaggiare il difensore, cercare di sbilanciarlo, creare lo spazio, usare finte, andare poi a passare all'altro giocatore. Una progressione di questo esercizio potrebbe essere l'aggiunta di una mini porticina nel quale, dopo aver ricevuto palla dalla sponda, si può andare a ricercare la conclusione a rete. Quindi questo può essere un esercizio di 1 contro 1 nel quale però sono presenti altri elementi che sono parte della partita, questo gioco di queste combinazioni con compagni, la finalizzazione, eccetera, eccetera. I think it's really important as well, just to say that 1v1 looks very different all around the pitch.
and that basically now, you know, the players at the highest level, whether I play as a defender like DeLitt or Stones here, you know, I need 1v1 capabilities. I mean, we often associate 1v1 with just these players in these wide positions, but, you know, Busquets is great on the ball in 1v1. I watched a great video of Toni Kroos the other day in 1v1. So 1v1 is very different all around the pitch, but it's always vital. So whether I'm Modric and I'm faking ball receive and I'm taking a touch in to break the lines and then pass, or De Bruyne who can break the lines with a pass or a dribble or anything, it's almost like a complete midfielder, or your defenders who need to dribble out from defense and be able to break lines to draw players in so they can then, you know, take players out of position. And obviously our goalies even need to have to have 1v1 capabilities on the ball at the highest level, because they need to be able to solve the problem. Because I need, you know, in the modern game, I need to create overload. So being able to suck players in and then play around corners is really important. So it's understanding 1v1 and what it looks like, and maybe that it's not all, and our 1v1 design shouldn't be all about these players, even though it's important. And I talked about fullbacks earlier, that really, you know, all these guys in the middle of the picture are doing 1v1s all the time, and they look very different to what these guys are doing out here. Quindi è importante chiaramente considerare che l'1 contro 1 nel calcio moderno sia non solo riferibile ai giocatori come si mostra nelle immagini Mbappé, Messi, Ronaldo, ma gli 1 contro 1 sono praticamente ovunque per il campo e hanno caratteristiche diverse. Questo si ricollega alle slide mostrate in precedenza, nel quale si parlava dell'1 contro 1 specifico e degli obiettivi specifici legati all'1 contro 1 per i terzini. Ovviamente è importante andare a identificare quali sono le caratteristiche principali dell'1 contro 1 di ogni giocatore in ogni ruolo del campo, andare poi a definire quali sono gli obiettivi specifici su cui lavorare, per poi andare chiaramente a preparare soluzioni didattiche e degli allenamenti specifici per andare a lavorare specificatamente, mi ripeto, su questi elementi. Faceva riferimento probabilmente a un caso abbastanza estremo, ma anche il portiere nel calcio moderno deve essere in grado di gestire situazioni 1 contro 1. Probabilmente non ci si può immaginare che sia il portiere che si mette a dribblare gli attaccanti avversari, ma chiaramente quando il portiere è in possesso palla e si trova probabilmente un avversario a pressarlo, vuole passare il pallone, ma già di per sé quella, nonostante ci sia un po' di distanza probabilmente tra i giocatori, è anche quella una situazione di 1 contro 1 che il portiere nel calcio moderno, in cui si vuole creare superiorità, eccetera, deve essere in grado di gestire. Quindi è importante capire in ogni ruolo del campo, ogni giocatore, come si va a che tipo di 1 contro 1 è, capirne gli obiettivi, capirne le caratteristiche e poi andarci a lavorare in maniera specifica. Ok, c'è una domanda di Andrea Borelli che dice: vista la qualità dei giocatori da lui allenati, coinvolge giocatori di livello simile per riuscire a ricreare la veridicità del duello? Quindi se svolge sessioni con coppie di giocatori, preferisci averli di ruolo ipoteticamente contrapposto? So Saul, there's a question from Andrea asking you about your one-to-one sessions, in terms of like when you work on 1v1, do you try to recreate for a player? I mean, you work with professional players, semi-first up. So would you kind of recreate the situations where there's like a professional player working with another professional player to recreate the realism that can happen in a game? How would you manage these situations? Well, it's difficult if it's only, if it's a 1v1 one-on-one session, it's just me and it's just him. I can't do that. Obviously, you know, optimum environment would have another player to step in and have that. If you don't have it, you just have to work around it. So you're working maybe with a bit more passive pressure than you would do in a real game. But you're still talking about the key principles, about tactics of what you're going to do. It's the same as if you're running through things in a team situation in terms of like, you know, team play and, you know, team tactics, the same sort of principle. So you understand, look, this is what we anticipate is going to happen. This is how we're going to try and solve the problem. And obviously, I'm not a young man anymore, but I'm 42. So, you know, but I create some passive pressure, but it's more about in trying to support the player into understanding what to expect in terms of these sorts of things, and then help them find a solution for themselves. But maybe I'll help them in terms to solve those problems. And would you eventually then follow these players when they are in their own environment to like create that continuity with the concept you're working on? The clubs will not let me in there. Ok, interesting. So, ok, per rispondere ad Andrea, chiaramente le sessioni sono 1-1, quindi lui non ha tendenzialmente, quasi spesso non ha nessun altro che partecipa, quindi è lui a lavorare con i giocatori. Ovviamente questo va a un po' inficiare sul realismo delle situazioni in sé, ma cerca di andare a ricreare con, chiaramente quello che può fare lui è
chiaramente poi si dà ostacolo, andare a lavorare con i giocatori, lavorando prevalentemente sugli aspetti legati ai concetti, legati alle varie situazioni. Ovviamente probabilmente non si ricreerà quel realismo che avviene in partita, ma è una cosa che succede anche in allenamento, ovviamente, in certe situazioni. Idealmente lo vuoi fare, ma siccome non si può, cerca di andare a lavorare su quei concetti, per cui poi va a chiedere ai giocatori di andare a applicare queste cose, a trovare da loro le soluzioni attraverso gli strumenti che lui gli concede. Gli ho chiesto anche se, visto che appunto c'è questa condizione, se poi lui può creare questa sorta di supporto continuo, nel senso che andando a lavorare su concetti che poi non si possono applicare in situazioni di partita vera, va lui nei vari club a lavorare con questi giocatori. Lui mi ha risposto che no, i club non glielo permettono. Qui c'è questo ostacolo a cui deve chiaramente far fronte. Ok, poi arriva una domanda da Gianluigi Broggi, che ci sta seguendo da YouTube, e dice: l'1 contro 1 richiama ovviamente la necessità di finte, che sono un punto chiave del sistema di Andrea Biffi. 2 domande: come insegna le finte, e quando si passa al 2 contro 1 e quindi alla scelta dell'opzione migliore? E magari se fa un pochino un focus sulle finte, soprattutto come ci lavora, quel tipo di finte cerca di insegnare. So there's a question from Gianluigi regarding the 1v1 and especially the use of like trick and skills and try the fints in particular. So the way that you kind of like you want to disguise your intentions to like beat the defender. There are 2 questions. The key one is how do you teach them normally, and second is how in a 2v2 situation will you kind of like manage the situation where the player has to decide when to dribble and when to pass. But the focus, if possible, would be on the first question about how do you teach like the feint movement, the disguise movement, stuff like that. Okay, so with the younger players, I have a group of 8 core skills that I believe are the core 1v1 skills or movements that you see at the highest level. So really, I had this conversation with one of my mentors the other day who gave my first job in academy football. You know, things I do aren't that elaborate or flashy, but they're very functional. That's always linked to the game. I think that's really important when you do your ball mastery, is make everything linked to the game. So I'm, in my opinion, I found the 8 core skills that you see the most times at the highest level in terms of the Premier League and La Liga. So I basically, young players, we teach them these core skills. They're the core skills. And obviously there's infinite variations in different places you can do that. And so we help them create the movements. The more practice they get, the better the disguise get. We talk about big disguise, big fakes, but the more times players can do the movements, these core moves, which are generally cuts and change of directions and little move and feints, the better they get at that. With the older players, we obviously look at the game at the highest level and say, look, okay, for instance, you know, this is what fullbacks are doing at the highest level. You know, from this 1v1 situation, these are the 1v1 skills that are going to give you the most chance for success. They have to choose which one they like, basically. But I mean, you know, in terms of, you know, we talk about, really for me, it's about being efficient and being explosive. And also sometimes, for instance, I was working with a player who plays for one of the top 4 teams in the Premier League just before lockdown. And we were talking about him really about trying to be a bit more quicker with the ball, because sometimes it takes too many touches. So some players can be over elaborate when they don't need to, when really taking players out of the game can be quite simple about going in and going out, like we talked about earlier. Ok, ci ha dato una serie di principi su cui lui poi si focalizza nel lavorare su questo genere di finte. Ha questa serie di 8, le chiama core skills, quindi queste finte, diciamo, base, che poi va a insegnare ai giocatori, chiaramente rispettando alcuni principi che sono esplosività, quindi cercare di essere veloci, cercare di non fare troppo se non serve, cercare di essere efficaci, allo stesso tempo cercare di essere semplici ma funzionali, quindi cercare di andare veramente al cuore della questione per cercare di usare queste finte per poi andare a battere il difensore. Queste devono sempre in qualche modo essere collegate al gioco, quindi essere rese specifiche. Il lavoro è abbastanza semplice, andare a lavorare sul movimento base, impararlo, fare pratica, cercare di acquisirlo, e poi ci sono una serie infinita di progressioni e varianti che si possono poi adottare per rendere questi movimenti sempre più funzionali, sempre più utili al gioco. In cosa consistono queste 8 core skills? Sono semplicemente movimenti di cambio di direzione, cambio di senso, cose che abbiamo anche noi nel nostro diciamo, notiziario tecnico. Questo lavoro prevalentemente con i più giovani. Con i più grandi invece, come abbiamo mostrato poi nelle slide precedenti, si va a lavorare in maniera specifica, dando un po' più libertà di scelta al giocatore. Quindi si vanno a mostrare situazioni specifiche
per esempio un giocatore in un determinato ruolo può avere, quindi si tratta di un terzino, avrà una serie di situazioni di 1 contro 1, una serie di soluzioni a questi strumenti a risoluzione di questi 1 contro 1, è lo stesso giocatore che va a sceglierle, quindi probabilmente si lascia questa libertà, ma perché il giocatore è più grande, più costruito, insomma. Con i più giovani invece si vanno a creare questa base alla quale poi si vanno poi ad approfondire tutti questi 8 elementi tecnici chiave. Ok, c'è un'altra domanda, diciamo, tra virgolette, provocatoria, insomma, che arriva su WhatsApp, perché siamo multicanale, e William Zardo chiede, allora, il calcio è uno sport di squadra. Qual è il rischio di proporre in maniera mirata degli 1 contro 1? Cioè, non c'è il rischio che, lavorandoci fin da bambini, si creino dei bambini che poi collaborino poco? So Sal, there's a question from William asking you, okay, so thinking about the football as a team sport, what's the risk of focusing too much on 1v1? And what's the danger in terms of like collaboration in this? Yeah, listen, 1v1's only a small part of the picture, but it's an important, integral part. So if you looked at my original work at Tottenham, we did 1v1s, but then that fed into 2v2, 3v3, 4v4s. So it's part and parcel of it. But what you find is that people would say the same thing. They go, it's a team game. I'll do 3v3 and 4v4s, and I'll get my 1v1s out in there. But you lose a little bit of the outcomes by doing that. And we talked about earlier about responsibility and accountability. Someone being able to take responsibility themselves, having to solve the problem themselves, especially in an academy elite environment. You need to put players under pressure, and that's what's so good about it. You mentioned a 2v2 earlier, when to pass, when to dribble. I mean, like 2v2 is very different to that 1v1 because I have that, but we talk more about teamwork, movement off the ball. We can introduce third man runs to target players, lots of stuff. But I mean, obviously, it is a team game. But, if you look at the highest level, and the best players in the world and the players who win the Ballon d'Or and who cost the most money, they all have these, the vast majority of them have these 1v1 capabilities, and that we can, and should try and replicate that in our structured environments. Quindi di nuovo c'è l'evidenza che comunque avere giocatori bravi in 1 contro 1 è una base necessaria per poi eccellere. Si guardi poi ai giocatori migliori nel mondo e questi sono giocatori in grado di gestire situazioni in 1 contro 1. È ovvio che il calcio è uno sport di squadra, è ovvio che poi l'1 contro 1 è solo una piccola parte di quello che è tutto il processo di andare a costruire, ma lui si rifiuta di credere che poi l'1 contro 1 debba essere allenato in situazioni più complesse come il 2 contro 2 o il 3 contro 3 solo perché si tratta di uno sport di squadra. Serve quella parte, serve l'1 contro 1, servono quei duelli per andare a creare e a forgiare la responsabilità nel giocatore, di metterli sotto pressione e creare tutte quelle condizioni per cui poi nel momento in cui, perché se si va a vedere, ci si ricorda delle slide mostrate dell'allenamento del Tottenham, si va a vedere come non sia tutto legato all'1 contro 1 allenamento. Ci sono momenti nell'allenamento, dopo un buon focus sull'1 contro 1, nel quale poi si vanno a costruire e si va a lavorare in situazioni leggermente più complesse come il 2 contro 2 e il 3 contro 3, nel quale si possono poi andare a ricreare quei riferimenti su cui si è lavorato in 1 contro 1 e andare a poi applicare in un concetto un po' più collettivo, diciamo. Però nello stesso tempo anche in quelle situazioni ci sono condizioni per cui l'1 contro 1 diventa determinante, perché appunto il 2 contro 2 è totalmente diverso dall'1 contro 1, quindi focalizzarsi sull'1 contro 1 va poi a beneficiare le altre situazioni, diciamo, collettive. Ok, perfetto. C'è una domanda di Claudio Treggia che diciamo va un po' oltre l'1 contro 1 e quindi chiede cosa ne pensa dell'inserimento come attività complementare del calcio 5 nel settore giovanile. So there's a question from Claudio. I think it's a big part in England now where there's this like sort of integration of futsal for grassroots football. So what do you think about futsal as a sort of like side experience for the players? I think you summed it up. It's good. It's a good side experience for players. I think sometimes people can put too much onus on it being maybe the problem that's going to solve everyone's problems in terms of technical football. I like it as an addition, just as an addition. I'm not mad or crazy about it. I think it's a good extra thing to do as well with players to give them those different sorts of experiences, and you get good sort of technical outcomes as well. Quindi crede che comunque sia una valida alternativa, sia valido diciamo esperienza extra più che alternativa, nel senso che non vede nel futsal la risoluzione di più grandi problemi del calcio, ma chiaramente può essere un'esperienza che può
beneficiare i giocatori, proprio perché si tratta di un'esperienza diversa. Questo va un po' a completare quello che è, proprio perché si vanno a ricreare tutte quelle condizioni probabilmente nel quale può andare a applicare tutti questi concetti, ma il focus deve rimanere proprio sul gioco in sé, e il futsal può essere chiaramente un buon contributo, ecco. Ok, e poi ci sono diverse domande che sono arrivate e le raggruppo un pochino in quella di Leonardo Todaro, e sostanzialmente si va a toccare il tema del tiro in porta, cioè lui allena proprio solo l'1 contro 1 oppure fa attenzione anche al tiro in porta, e come lo inserisce eventualmente nelle sue esercitazioni. So there's a question, various questions that have been summed in these. What do you think about shooting, and how would you include shooting in your 1v1 exercises, in your 1v1 experiences? Because obviously we talked about a lot about 1v1, but how would you like put eventually specific elements of the game? Maybe shooting, I can add passing, for example, in your 1v1 situation. How would you use this situation? Well, then it might be a 1v1 breaking out to shoot into a goal. Might be 1v1 to a goal against the goalkeeper. Always, like, ideally, I would do, like I said earlier about my 1v1 session, I'd maybe have a little breakout. So if I win my 1v1, I can break out to then into a shooting zone for a shot into a goal. So, I mean, ideally, yeah, I mean, that's always a challenge of where you get your quality shooting practice in without using, you know, static shooting drills. So I think it's really important. And when possible, I'd always try and include a variation of some sort of shooting or some sort of end product, if you like. So you're breaking out into, even if you're using mini goals or something like that, shooting or passing to a mini goal. Ok, chiaramente è difficile allenare il tiro in porta e la finalizzazione, perché poi si va sempre a lavorare in maniera statica. Quello che dice è che chiaramente l'1 contro 1 non si può usare isolato, ma si può chiaramente a volte usare isolato, ma è molto più efficace se poi si vanno a creare esperienze collaterali nel quale poi l'1 contro 1 diventa la situazione, ma ci sono poi altre, la finalizzazione della situazione deve essere un'altra, quindi l'1 contro 1 per andare a concludere la rete, l'1 contro 1 per trovare un passaggio per un compagno, 1 contro 1 per andare poi a risolvere situazioni correlate a questa situazione base. Ok, facciamo procedere Saul se aveva altre slide, mi sembra. Saul, do you have any more slides that you want to show us? Do you want to talk through, or are you happy with the questions? That's it. Yeah, a few more questions are fine. Yeah, do that instead. Ok, Ale, possiamo andare avanti con le domande. Ah, ok. Allora, perché ne pesco qualcuna. Allora, Massimiliano chiede l'importanza sin da piccoli di affrontare in tutte le parti del campo situazioni di 1 contro 1, infondere ai propri ragazzi il coraggio di affrontare tale situazione, invogliandoli. Questo aiuterà anche in futuro. Insomma, tocca Massimiliano il tema del coraggio, di come infondere già da bambini il coraggio di provarci sempre nell'1 contro 1. So obviously there's a question from Massimiliano talking about the 1v1 and probably the more psychological aspect of it. He was asking you in terms of like, be brave, be confident in 1v1. Can you talk about more about this aspect of the 1v1, especially in younger age groups? Yeah, so like I said earlier, it's about accountability. So having the forcing the players to be able to make the decision themselves, and having the bravery, one, to get on the ball, but two, to stay on the ball as well under pressure. So really important. And we often talk about these playground type players. So now we have like Jadon Sancho coming through. We want that a bit like, you know, the basketball analogy you get in America, you know, that you want that bravado and that creativity and that spontaneity on the ball with players to get on the ball and do something, and, you know, one-upmanship on the other players. So that gladiator type battle. So I think that's what's so good about these sort of little 1v1 sort of clashes. You get that, and then you want that, and psychologically it is really important as well, because you do develop that mentality that you know, and if I'm a coach and I'm looking at young players, you know, and how am I going to challenge them, how am I going to force them, I want that. I want to be able to put players on the spot and say, no, you solve the problem yourself. Like I said earlier, you can't pass the ball back. You get out of the problem, you solve it yourself, because that's what we've got to do as player developers. You know, sometimes we're too nice, and, you know, we just let the players get on with it. You know, we want to try and really, especially the elite players in these elite environments, really get the best out of them. Quindi è chiaramente sono un sacco di aspetti legati al fatto del coraggio, di cercare di prendere responsabilità, di gestire la pressione. Sono tutti aspetti importanti sui quali puntare. Lui ha parlato della situazione che si va a creare come poi esperienza catalizzante di tutte queste cose nel quale lavorare.
quindi si crea le situazioni 1 contro 1 e all'interno di queste poi si va a parlare di tutti questi aspetti, cercare di essere responsabili, cercare di gestire la pressione, cercare di essere coraggiosi, creativi. Questo anche perché si vanno a vedere i giocatori migliori del momento, i giocatori che stanno nascendo ultimamente. Ha fatto riferimento a Jadon Sancho, dicendo che appunto sono giocatori cresciuti in questo genere di ambienti in cui 1 contro 1, essere creativi, cercare di battere l'avversario, questa mentalità, quindi su tutti aspetti su cui si deve andare a lavorare. E appunto, tornando al discorso, si vanno a creare le situazioni all'interno di quale poi si va a parlare di perché essere coraggiosi, perché bisogna prendere iniziativa, essere responsabili, essere creativi, tutte queste cose. Ok, allora Andrea ci chiede se Saul lavora anche sulla difesa e la copertura della palla. La reputa importante? È una carenza che riscontra nei suoi giocatori? So Saul, there's a question from Andrea about the concept, the idea of keeping the ball safe, the safe side, stuff like that. You mentioned something about that before, but and Andrea asked if it's something that you consider like a likeness in your play, it's something they particularly need to. So say the last bit again. It's a bit is it something in particular that they have to work on? Is it something that lack of? 100%. So when we talk about safe side play, it's really important that players are aware of. Bear with me here. See if I get here. Players are aware in this situation to try and keep the ball safe side if possible. So it's about, a really good 1v1 practice will have elements of 1v1 Ronaldo and 1v1 Hazard as well. They just flip from that. But it's about understanding. Look, some players like Jadon Sancho and Ronaldo will show defenders the ball and want to tease them in and to go. That's fair enough. It depends where you are. But if I'm receiving the ball in midfield here, generally we talk about keeping the ball safe side, protecting, using your body, because it's almost impossible for a player to get the ball off you if you're protecting with your body without being fouled. So understanding the key principle of trying to keep it safe side. And what you notice is technically players will really struggle keeping it safe side on their weak side, on their left foot, for example, if they're right-footed, because they're not used to having it on that side. So having practices and doing our ball mastery to really develop that as well, to understand that, because we talk about players being brave to get on the ball and stay on the ball. In these 1v1 practices we talked about earlier, one player here, one player here. If I'm playing to the white player and I'm here, if I play the ball into here, there's no reason that player should get the ball. I'm receiving set side, so suck him in. I should be able to protect the ball. And obviously, then if I'm clever, I fake for a receive, then I try and get around him. So it's more to understand how powerful it is keeping the ball safe side in the game, really, especially when you're playing in those areas of the pitch. Quindi chiaramente conferma l'importanza del lavoro sulla difesa della palla, mantenere la palla protetta quando si è in situazioni di 1 contro 1. Ha fatto sempre riferimento a tante situazioni che possono succedere realmente in partita, quindi continua a confermare che l'1 contro 1 per lui deve essere chiaramente riferito a situazioni che avvengono effettivamente nel contesto gara. Ha parlato dell'importanza ovviamente di questo aspetto, del lavoro che si fa sempre attraverso le esercitazioni che ci ha mostrato, come quella che ci sta mostrando adesso. Si può andare a incoraggiare il lavoro sul mantenere la palla coperta nel lato che è opposto al difensore. E ha parlato anche dell'importanza di non sottovalutare l'aspetto sul lavoro dell'altro piede, perché comunque bisogna creare giocatori che siano in grado di gestire la palla con entrambi i piedi e cercare di tenere la palla protetta con entrambi i piedi. Questo è un lavoro su cui suggerisce di focalizzarsi parecchio, e questo poi torna al discorso di lavorare sul ball mastery, sul dominio della palla, che poi rappresenta un po' la base per gestire e essere efficaci in questo genere di situazioni. Allora, eccomi, prendiamo le ultime 2 domande che ho già preparato, perché poi ne ho una ultimissima io da porre a Saul. Allora, Francesco D'Addario chiede: quanta importanza dà al primo controllo per andare ad affrontare il duello e che tipo di lavoro svolge per esercitare appunto il primo controllo? So a few questions left, Saul. There's a question from Francesco asking you about the first touch. How important do you consider the first touch, and in particular, how do you coach this aspect of the game? First touch obviously is a key, and several things really. So I say something a lot to players. I say, the best players in the world do the work before the ball arrives. So it's about, if I'm a top player, I understand where the ball's going before the ball arrives at my foot. So really we talk about the first touch into space, first touch away from pressure.
So I watched a great video of Tony Cruz on Twitter yesterday. I think someone posted something in terms of his movement to first touch to get away in the middle of the pit park. So first touch is really important. It depends where you are on the pitch. I mean, really, that, in my opinion, comes with ball familiarization in terms of being master of the ball, and all the ball mastery really fits into that. So the more familiar the players are with the ball, the better. But I would say that really we talk a lot about, especially the older players, faking before you receive, to maybe unbalance, to be aware where the defender is and touching it, being good enough to touch the ball beyond or past the player. And like I say, preparing for the ball before the ball arrives at your foot. Ok, quindi fa sempre riferimento a andare a vedere i giocatori migliori del mondo e chiaramente poi ricostruire, andare ad applicare ed inserire tutti i concetti in situazioni reali di partita. Chiaramente conferma che il lavoro sul primo controllo è importantissimo, è un aspetto determinante del gioco. Fa sempre differenza tra i giocatori più giovani e quelli un po' più grandicelli. Nel lavoro con i più piccoli fa sempre riferimento all'importanza del primo controllo, fa importanza del lavoro sul dominio, scusate, che poi chiaramente rappresenta la base per poter avere un primo controllo efficace. Nei più grandi invece si va un po' a complicare le cose, a rendere un po' più specifiche, sempre riferite al ruolo, ma anche a cercare di costruire tutti quei movimenti di inganno, evidentemente, o l'essere consapevoli, l'avere idea di dove possa essere un difensore, cioè tutti questi aspetti probabilmente più decisionali, legati sempre al ruolo, che poi possono andare a completare ed arricchire ulteriormente la capacità di avere un primo controllo efficace. Ok, poi ultima, Dario chiedeva come aiutare nell'approccio iniziale dell'1 contro 1 i bambini più strutturati fisicamente, magari più penalizzati rispetto ai più brevilini e ai tecnici. Quali rinforzi positivi utilizza per non scoraggiarli? So there's a question in terms of like, how would you have, especially the youngest player, and especially those players where the physicality is not like, it doesn't like help them to be successful in the 1v1. Obviously, when a player is like short, he's got like quicker steps, and they're kind of facilitating this 1v1. But if you've got like a big physicality, even we were talking about younger players, so how would you like help them and support them in getting confident in the 1v1, in getting better in the 1v1, and which strategies would you use eventually to support them? So yeah, it's a good question. So I think going back to what I said previously about 1v1 looking a lot different in all areas of the pitch. So it depends what sort of player you are. If I go back to, this thing here, if I am that really athletic wide player here, I'm getting up and down, that 1v1 is going to look a lot different to maybe my Luka Modric, who's a very young player who's very small and getting physically battered off the ball. So it's understanding, where you are. And also, like we said earlier, so if I'm a smaller player and I'm playing here, I'm learning to keep the ball safe side, sit in, if you like, be a bit low, stay my low center of gravity, trying a little cut in, cut out, maybe playing more like a 10 or an 8 player, just fake receive the cut. That's what I said, like my 1v1's going to look a lot different here if I'm that player rather than if I'm Mbappe out wide. So understanding what my capabilities are, and maybe if I'm playing against bigger players, using my lower center of gravity as an advantage and faking in, faking out, cutting in, that sort of thing. If I'm a big, strong player, number 9 up here, maybe, I'm not that quick. For me, the 1v1 is about holding the ball up and keeping the safe side and dominating and then linking players in. So it's understanding, like, the attributes of the player, and, if I am that small, maybe I'm not a quick player, maybe I'm not going to be that, that player here, maybe I'm going to be more like a David Silva playing inside, like an inside 10, or like a Juan Mata, or that sort of thing. So lots of ways you can help players and, understand them it's about understanding, their physical capabilities and what they can do. This is probably talking about the older player. What about the youngest? If you're talking about, for example, grassroots football, 8 years old, 9 years old, where now physicality might be a big problem with people like overweight, stuff like that. Yeah. How would you help these type of players to like be confident in 1v1? And how would you support them? It's same ball comes through ball mastery. So like even the beginners, the more comfortable they get on the ball, the more likely they are to be successful in the game. That's going to look different ways. So, even if I'm not that quick, but, it's easier, almost easier at the grassroots level because players are just going to run at you. So a little fake or a little Cruyff or a step over, something like that, you'd be amazed how effective that can be. But that only comes with players building confidence on the ball and building that ball mastery. Then that really, empowers them to go and do more. So I could be, overweight or not that quick, but if I am confident enough to try something on the ball like that and it comes off, that can be really empowering. And that's why we do all the work, the ball mastery, not just at elite level, down grassroots level, because the more confident the players are in the ball, the more confident they are in the games. Ok, quindi
abbiamo parlato qui della domanda di Dario e all'inizio ha risposto più legato ai giocatori di età più avanzata, quindi riferito al fatto che vari aspetti fisici, quindi l'essere brevilini, l'essere un po' più strutturati fisicamente, può portare poi ad adattare i giocatori in varie zone del campo, nel quale poi lo possono esprimere al meglio quelle che sono le loro capacità. Chiaramente i giocatori brevilini possono trovarsi prevalentemente in certe zone del campo nel quale possono esprimersi al meglio con le loro caratteristiche, allo stesso tempo giocatori più strutturati in altre zone del campo dove possono esprimere meglio la loro potenzialità. Io gli ho chiesto poi questo come può essere poi trasferito a livello di giocatori più giovani, nel quale non c'è questa differenza di ruolo, ma nel quale ci si trova soprattutto a livello di calcio amatoriale ad avere bambini di capacità, abilità, strutture fisiche diverse. Quindi vi ho suggerito che in queste il lavoro sul dominio della palla è determinante nel poi creare quella consapevolezza, quella abilità, quella confidenza che poi può portare ad essere sempre più efficaci nell'uno contro uno. Quindi se non si hanno le strumentazioni, le basi tecniche, poi chiaramente diventa difficile incoraggiare qualcuno che non si sente abile ad affrontare un uno contro uno con successo. Quindi sempre focalizzarsi sul lavoro, sul ball mastery, l'uno contro uno, soprattutto a livello di calcio giovanile. Perfetto, grazie Ste. Allora, io farei un'ultima domanda mia, nel senso vorrei chiedere a Saul se ci racconta un attimino in sintesi che cos'è il suo sito, che cos'è la sua app e che cos'è il suo podcast, che ritengo tutti e tre strumenti e piattaforme che potrebbero essere comunque interessanti, e quindi se ce le racconta un attimino, così chi è interessato le andrà a visionare, a seguire. Okay, Saul, this last question is from Alessandro. He's asking you about your website, your app, and your podcast, because obviously it was a really interesting chat, and definitely this platform would be very useful if you want to like understand a bit more about your philosophy, your concept and stuff. So if you can tell us a bit more about this platform. Yeah, so My Personal Football Coach is my app. That is designed for players and clubs. So basically it's hundreds of individual technical practices, but we have a course on there. You learn techniques like designed as a one-on-one training session you can do by yourself anywhere in the world. And then we have lots of bonus content, update, weekly challenges, technical challenges. Players can email me for questions, that sort of thing. We have like players can upload videos and share in the team library. And also we have like a leaderboard that you can compete whoever's used the app most. So that's really the player thing, but also we work with lots of clubs as well. Wolverhampton Wanderers, LA Galaxy in America used it last year. We work with a few other pro clubs, but grassroots clubs all around the world use it as a way to give it all to their players as a quality technical training program. And also we have the coaches pass as well, which is on My Personal Football Coach, which is based on the website, which is like a resource of hundreds of drills and skills and ball mastery activities, and every week we release live sessions from a coach from around the world basically. So the idea of My Personal Coach really started as a way to develop players, but we work with coaches and clubs as well. Quindi ha parlato dell'app che è più focalizzata sui giocatori e sui club, che lui sostiene che aiuta. Ci sono varie risorse che i giocatori club possono sfruttare per chiaramente lavorare con i propri giocatori. Poi ha parlato del sito nel quale c'è una sezione legata ai coach, nel quale si possono trovare slide, attività, c'è un continuo caricare sessioni di allenamento, quindi si possono andare a recuperare vari contenuti su tutte queste tematiche. And my podcast, if you go to mypersonalfootballcoach.com, you'll see my podcast there. In the soccer blogs bit podcast, you can access it there. And obviously I'm on Twitter, My Football Coach, and Instagram, My Football Coach 1. Quindi il sito è il nome è My Personal Football Coach, per trovare il sito, il podcast è nella parte del sito legata nella sezione blog, e poi ci sono chiaramente i social network su cui si possono seguire le attività di Saul, Twitter, Instagram, eccetera. Ok, allora io andrei in chiusura, ringrazio di cuore anzitutto Stefano per la grandissima disponibilità, l'ottima traduzione, almeno ci fidiamo che hai fatto un'ottima traduzione quasi letterale, no, ne siamo sicuri, quindi veramente grazie a Stefano. Come ho scritto anche in chat, chi fosse interessato a progetti relativi alla responsabilità sociale nel calcio, a progetti nella community, o al calcio inglese in generale, può contattare Stefano, che si sta creando dei progetti su questo. Anzi, se vuoi dire una parola al volo, perché secondo me è molto interessante, quindi vale la pena che spendiamo un minutino. Ma questa è un po' condividere con le persone la mia esperienza attualmente con l'Arsenal nel dipartimento community. Si tratta
in breve delle attività dei club che svolgono all'interno della comunità del territorio. Sto lavorando con un altro ragazzo a creare questo osservatorio per condividere tutte queste cose, ma su LinkedIn e sugli altri social sono abbastanza attivo nel condividere appunto iniziative che riguardano i club di calcio e il territorio, per chiaramente il sociale. Quindi Stefano De Enrico su LinkedIn, se volete contattarmi, aggiungermi. Ok, grazie di nuovo Stefano, e poi un grandissimo ringraziamento a Saul, è stata veramente una bella esperienza, speriamo che non sia l'ultima e speriamo di poter fare ancora qualcos'altro insieme, e un grande abbraccio a lui. So thanks, Saul. Big hug, stay safe. It was a big pleasure, and hopefully will be other occasions in future. Lovely. Thank you very much, guys. Appreciate it. Ok, grazie a tutti. Ciao ciao. 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 Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Ciao, ciao. Grazie, ciao. Ciao, grazie. Ciao.